Oggi vorrei provare ad analizzare da un punto di vista storico e ricostruttivo i primi due episodi di Romulus, la serie TV di Matteo Rovere che sta uscendo in questo periodo su Sky e che tratta di tutti quegli eventi che ruotano intorno alla mitica nascita di Roma. Ricordiamo che Romulus è l'erede spirituale, se non forse addirittura il prequel, di un film sempre di Matteo Rovere, Il primo re, che uscì un paio d'anni fa. Quando Il primo re uscì, venne accolto da reazioni contrastanti. Vi fu chi gridò al miracolo, dicendo che finalmente in Italia non si giravano più solo cinepanettoni, ma anche pellicole di un comprovato valore storico e culturale, e vi fu chi disse che di storico e di culturale Il primo re non aveva niente. Ma non è di questo che vogliamo parlare oggi, ma di quanto è accurato Romulus. Ricordo nuovamente che per ora sono usciti solo i primi due episodi e, sebbene secondo me possano bastare per identificare tutta una serie di elementi ed analizzare se sono stati ricostruiti e riproposti bene o male, in ogni caso mi riservo la possibilità, a serie conclusa, se sarà necessario, di fare un secondo video per tirare le somme. Ancor prima di andare ad analizzare la storia e le singole scene, le singole ricostruzioni di questi primi due episodi, è opportuno soffermarsi un poco sul titolo. Lascia immediatamente perplessi la scelta per il titolo Romulus, che ha portato a mescolare caratteri presi da due alfabeti, e insieme a un paio di lettere della capitale latina noi troviamo tutta una serie di caratteri che sono runici, che vengono dall'Elder Futhark, la prima forma di alfabeto runico che si sviluppa in Germania nel secondo secolo d.C. e che poi avrà gran fortuna nel nord Europa e Scandinavia fino all'VIII secolo d.C., grosso modo. Se andiamo a leggere infatti nel dettaglio la scritta, vediamo immediatamente una runa Raido, una runa Othala, poi una runa Mannaz, poi una lettera V della capitale latina, che sappiamo aveva sia funzione vocalica di suono U che funzione consonantica di suono V, poi una normalissima L della capitale latina, nuovamente una V e infine un carattere che potrebbe essere interpretato sia come la runa Sovilo, sia come una S degli alfabeti latini più arcaici. Viene da pensare che questa scelta sia stata seguita per cercare qualcosa che fosse al contempo facile da leggere, ma contemporaneamente avesse un alone di mistero, un che di esotico. Cercare nell'alfabeto etrusco avrebbe evidentemente prodotto qualcosa di molto misterioso, ma anche troppo, che sarebbe risultato difficile da leggere, mentre la capitale latina, facilmente comprensibile, avrebbe però perso il fascino del misterioso e dell'esotico. In realtà, se si fosse andati ad analizzare gli alfabeti latini arcaici, si avrebbe potuto scegliere da un ampio spettro di caratteri che vanno dai più misteriosi e tuttora difficilmente comprensibili, come quelli del vaso di Dueno, e passando per il lapis niger, arrivare ai caratteri latini arcaici di facile lettura come quelli del lapis satricanum. Proviamo a vedere allora come sarebbe apparsa la scritta Romulus se si fosse utilizzato un alfabeto latino arcaico. Ecco, possiamo vedere qui che abbiamo una scritta che sicuramente è comprensibile, è leggibile, e al contempo però non è banale, non è con un alfabeto noto, privo di mistero, come sarebbe stato l'alfabeto latino che conosciamo tutti. Certo, forse con quella lettera R si sarebbe potuto ingenerare un involontario effetto comico, perché qualcuno avrebbe potuto leggere Pomulus. Però sarebbe bastato andare a scegliere una R degli alfabeti latini arcaici più facilmente comprensibile, come la R che appare sul lapis satricanum, ecco, ed ora abbiamo un Romulus che è
assolutamente comprensibile allo spettatore, ma al contempo non è banale e mantiene una sorta di fascino misterioso. Quindi oggettivamente la scelta di caratteri dell'alfabeto runico che sembrano ammiccare al mondo vichingo e conseguentemente a serie TV arcinote come Vikings, appunto, non può che lasciare un po' perplessi e non rendere giustizia a quello che sarebbe potuto essere un interessante tentativo di cominciare già con il titolo a presentare l'atmosfera arcaica del Lazio dell'VIII secolo a.C. È importante tener presente che il tema centrale della serie TV prevede la trasposizione in chiave realistica di un mito e di conseguenza pretendere un'adesione completa e totale ad un impianto che è mitologico sarebbe miope e anche un po' sciocco. Al contrario, teoricamente, assistere alla destrutturazione del mito e al tentativo di traslarlo nel mondo del reale secondo un'ottica verista potrebbe essere affascinante, così come potrebbe essere affascinante cercare di cogliere quali elementi del mito e quali personaggi del mito si nascondano dietro ai personaggi della serie TV. In ogni caso, va detto che l'impianto generale della leggenda è stato conservato. Abbiamo due fratelli, uno presentato in chiave positiva, Numitore, e uno invece con caratteri negativi, Amulio, che si succedono sul trono di Alba Longa, e il passaggio dal regno di Numitore a quello di Amulio è contraddistinto da un episodio cruento. Assistiamo anche alle vicende di una Vestale che a causa di una sua mancanza viene condannata ad essere sepolta viva. Quindi possiamo dire che in linea generale i pezzi principali del mito sono tutti presenti. Oltretutto già nel primo episodio si accenna ad un personaggio femminile dal nome Rumia, quindi si accende il sospetto che forse, insieme al mito principale noto a tutti, si siano voluti coltivare degli aspetti propri dei miti minori relativi alla leggenda di Roma. Questo lo scopriremo ovviamente solo guardando tutti gli altri episodi, però se così fosse si tratterebbe sicuramente di un'operazione virtuosa. Per lo stesso motivo per cui non possiamo pretendere un'aderenza totale all'impianto mitologico, non possiamo pretendere un riferimento costante e approfondito a quelle che sono le vicende di tipo storico relative all'epoca di cui stiamo parlando, se non quando vengono introdotte dalla pellicola stessa. E questo accade solo ed esclusivamente in riferimento al quadro politico. Ci viene detto che le tribù a sud del Tevere sono divise in 30 città, ognuna comandata da un re, quindi si parla di terra dei 30 re, e si dice che questi 30 re dipendono tutti dal re di Alba Longa, quindi viene presentata questa struttura federale. Bene, noi troviamo esattamente questo quadro nei testi degli storici classici, perché Plinio il Vecchio ci parla dei 30 popoli albensi, appunto, e Dionigi di Alicarnasso ci parla delle origini arcaiche della Lega Latina, parlando di 30, una trentina comunque di centri del Latium Vetus, che sono diretti appunto da Alba Longa. Quindi, sotto questi punti di vista, per quello che riguarda il mito e la storia, penso che ci si possa ritenere soddisfatti e si possa inquadrare l'operazione in una chiave positiva. Gli aspetti relativi alla sfera culturale presenti nella serie sono molteplici e già nei primi minuti del primo episodio vediamo la rappresentazione del rito dei Lupercalia. Qui è necessario aprire una parentesi. Noi conosciamo molto poco di questo rito e se andiamo a leggere le fonti storiche degli autori greci e latini ci rendiamo conto che anche loro avevano le idee abbastanza confuse relativamente all'origine e alla simbologia che si celava dietro a questo rito molto antico.
Oltretutto, nelle fonti vediamo che la descrizione del rito cambia da autore ad autore e da epoca storica ad epoca storica. Di conseguenza siamo completamente privi di una linea guida da seguire. Questo ovviamente in ambito accademico ha prodotto tutta una serie di studi, di trattati e di teorie relative ai Lupercalia e quanto vediamo in Romulus è oggettivamente coerente con la teoria di un professore emerito di Oxford, il professor Timothy Peter Wiseman, secondo il quale in origine i Lupercalia erano una sorta di prova iniziatica dei giovani che venivano scacciati dalla comunità, andavano a vivere per un dato periodo di tempo nelle selve e poi quando tornavano venivano abbracciati e riconosciuti come adulti. La teoria di Wiseman è una di molte, però oggettivamente trova riscontro in altri contesti del mondo indoeuropeo, come nella Gogè spartana oppure nell'iniziazione della Juventus dei Lusitani. Quindi noi non possiamo dire che quanto rappresentato in Romulus sia scorretto, anzi al contrario dobbiamo riconoscere che si basa sulla teoria di un esponente del mondo accademico. Andando avanti vi sono altri aspetti propri della sfera del sacro che osserviamo, ad esempio trarre auspici dal volo degli uccelli, che sappiamo qualcosa di praticato nel contesto, anche se poi dovremo tornare ad analizzare la figura della ruspice. Poi assistiamo alla posa dell'orante nelle vestali, che è una posizione di preghiera che è attestata dall'iconografia, e infine assistiamo ad un rito un po' particolare che vede l'accecamento e la cacciata del re numitore. Ora, noi non abbiamo nulla del genere sul quale ci si possa basare per il contesto specifico. Va detto però che la mitologia del mondo indoeuropeo non è scevra da racconti che descrivano la cacciata piuttosto che la menomazione o l'uccisione di un monarca se il suo regno veniva in qualche modo messo in relazione con una qualche calamità naturale. Quindi, di nuovo, come detto nella sezione precedente, considerando che le vicende sono a cavallo tra il mito e la storia, anche in questo caso, per quanto sia un po' stiracchiata, non ce la sentiamo di indicare il rito che prevede l'accecamento e la cacciata di re numitore come qualcosa di scorretto e di sbagliato in senso assoluto. L'aspetto ricostruttivo che sicuramente colpisce di più è quello legato agli ambienti. Cominciamo intanto col dare uno sguardo d'insieme a come è stata rappresentata la realtà di Alba Longa. Come avete potuto notare, Alba Longa è stata ricostruita come una serie di agglomerati di capanne uniti tra loro che vanno a costituire un unico centro abitativo dalla struttura abbastanza dilatata. E questo oggettivamente si sposa con il poco che conosciamo di Alba Longa. Noi non sappiamo nemmeno qual è il sito della città di Alba Longa, anche se alcuni vorrebbero far coincidere la Rocca di Alba con Castel Gandolfo. Ciò che sappiamo però con una discreta certezza è che il nome Alba Longa probabilmente traeva origine proprio da questa sua struttura allungata dovuta alla sua natura federativa di tutta una serie di piccoli centri abitativi. Se poi andiamo ad esaminare più da vicino gli edifici, notiamo che ricordano le ricostruzioni fatte dagli archeologi delle capanne del Palatino, che a sua volta si ispirano in buona misura alle urne a capanna della cultura laziale. Quindi, oggettivamente, siamo davanti a una buona ricostruzione. Ma soprattutto quando cominciamo a vedere come sono stati ricostruiti gli interni, ci troviamo davanti a tutta una serie di particolari molto interessanti. Uccidere. Non puoi più salvarla. L'interno della capanna che avete visto mostrava una parete non spoglia, bensì decorata da uno stilema artistico, e poi una sorta di larario con delle statuette che richiamavano all'arte villanoviana, quindi una serie di elementi storicamente ben inquadrati che oltretutto vanno a caratterizzare in maniera molto affascinante l'ambiente. Ma andiamo oltre.
Perdonami se pensi che ho parlato troppo. Anche qui l'interno di una capanna che non è assolutamente vuota o spoglia, ma al contrario ricca di elementi, ricca di suppellettili che vanno a caratterizzarla. In particolare svetta su tutti il telaio verticale insieme alle lane, un richiamo alle arti produttive che erano un elemento presente nella cultura laziale del periodo, e quindi uno spaccato che è affascinante e al contempo storicamente fedele. Andiamo ancora avanti però e vediamo come è stata rappresentata la reggia del re di Alba Longa. Non adesso. Anche la reggia di Alba è resa in maniera ottimale. Pelle le decorazioni alle pareti e soprattutto risalta una magnifica ricostruzione di trono etrusco villanoviano, assolutamente coerente con i reperti e che richiama ad esempio lo scranno ritrovato a Verrucchio. Sebbene quindi il quadro complessivo degli ambienti sia positivo, non mancano purtroppo un paio di elementi che stridono fortemente. Nei titoli di apertura ci vengono mostrate delle pitture rupestri che evidentemente sono una copia delle incisioni della Val Camonica e che quindi sono separate da tempo, spazio e cultura dal contesto delle vicende narrate. Infine poi i ragazzi che hanno partecipato al rito dei Lupercalia, mentre si muovono nella selva, ad un certo punto incappano in una sorta di sacrario costituito da ossa, teschi, cadaveri di animali e addirittura una sorta di piramide di crani che, più che al Lazio dell'VIII secolo a.C., fa pensare ad un qualche genocidio cambogiano. Comunque, se vogliamo escludere questi ultimi due elementi che sono abbastanza negativi, comunque il quadro generale è positivo. La parte ricostruttiva relativa agli elementi di cultura materiale propri dei singoli personaggi, gli abiti che indossano, gli oggetti che portano, le armi che impugnano, è probabilmente quella più critica di tutta la pellicola. E questo perché evidentemente continuano a susseguirsi e ad avvicendarsi elementi che potrebbero essere corretti ad elementi che evidentemente non lo sono, che sono completamente fuori contesto e completamente errati. Cominciamo subito con una manciata di secondi dal primo episodio. In questa scena abbiamo visto il re di Velia, Spurius, prepararsi a dare il via al rito dei Lupercalia. E credo che sia evidente come questa figura sia stata caratterizzata con tutta una serie di elementi, la collanina di ossa e ossicina varie, la vistosa pelliccia, gli apparentemente irrinunciabili braccialoni ai polsi. Ecco, tutta una serie di elementi che vanno a definirla più che come un monarca di cultura laziale di VIII secolo a.C., come una sorta di re barbarico di un qualche universo fantasy, come l'era iboriana di Robert Erwin Howard. Anche la moglie di Spurius, con tutte quelle pitture stravaganti sul volto, sembra più che altro una versione protostorica di Harley Quinn. Vi è poi anche un altro elemento vistosamente antistorico, ovvero i tamburi. Se all'epoca vi erano strumenti a percussione, certo non erano come i moderni tamburi o le moderne grancasse, ma come quel tamburo che oggi si chiama tammorra, una sorta di tamburello, diremmo noi. Vi sono però anche altri elementi che invece al contrario sono corretti. Vediamo ad esempio uno scudo che ricorda gli scudi ritrovati nelle necropoli di cultura laziale, sia dell'Esquilino sia di altri contesti, ma sugli scudi torneremo poi. Si diceva Spurius sta dando inizio al rito dei Lupercalia e vediamo come sono stati rappresentati i sacerdoti del collegio dei Luperci.
Se a un primo impatto le maschere dei luperci potrebbero far storcere il naso, poiché richiamano immediatamente a quelle maschere metalliche che Rovere attribuì in maniera completamente arbitraria ai guerrieri di Alba Longa nel primo Re, in questo caso specifico noi abbiamo un aggancio storico. In un autore tardo, Lattanzio, si parla di tutta una serie di elementi che sono propri del rito dei Lupercalia. Lattanzio non specifica quali di questi elementi siano propri dei sacerdoti e quali dei giovani che partecipano al rito. In ogni caso, egli cita espressamente delle maschere, dicendo che alcuni dei partecipanti le indossano. Quindi mostrare i luperci con delle maschere sul volto, delle maschere abbastanza anonime e semplici oltretutto, non può essere indicato come un errore. Si tratta semmai di una libera interpretazione che parte comunque da una fonte storica, per quanto molto tarda. Abbiamo parlato di come la coppia regale di Spurius e di sua moglie risulti rappresentata in maniera molto sopra le righe e poco attinente al contesto storico, ma dedichiamoci ora ad un'altra coppia nobile. Dedichiamoci ad Amulio e a sua moglie Gala. Se Amulio indossa un'armatura di strisce di cuoio che è completamente improponibile e evidentemente un elemento scorretto, al contrario andiamo ad esaminare l'abito e il corredo di Gala. E così te ne servono due, per non pensare a quello che ti ha detto Spurius. Così come l'armatura di Amulio è un elemento evidentemente di fantasia che nulla ha a che vedere con il quadro storico, al contrario i gioielli di sua moglie Gala sono dei magnifici esempi di oreficeria etrusca. E quindi per certi versi noi potremmo prendere questa coppia regale come manifesto perlomeno dei primi due episodi di Romulus, poiché continueremo a vedere nei personaggi avvicendarsi elementi del vestiario o dell'armamento che o sono coerenti con il contesto storico o al contrario sono degli elementi puramente di fantasia. Andiamo ora comunque ad esaminare un'altra figura regale, quella di Ertas, il re di Gabii. E voi chi sareste? È evidente che Ertas, così come Spurius, risponde a un cliché barbarico, grande e grosso, la barba e i lunghi capelli grigi al vento, gli onnipresenti braccialoni di cuoio ai polsi, che d'altra parte sono portati anche da molti altri personaggi della serie, e poi completamente vestito di pelli e pellicce. Ora è importante sottolineare un aspetto. Gli abiti di pelliccia non vanno stigmatizzati in quanto tali. È vero che gli autori classici della tarda Repubblica, quando scrivono del loro passato ancestrale, descrivono i loro antenati vestiti di pelli, ma noi dobbiamo coniugare la testimonianza letteraria con quella archeologica e quindi se immaginiamo degli abitanti del Lazio dell'VIII secolo a.C., farlo unendo dei capi di vestiario in pelliccia con dei capi in tessuto, in lana tessuta. D'altra parte, come abbiamo visto, il telaio verticale era uno strumento che era conosciuto e che era anche molto usato. Rappresentare un personaggio e soprattutto un re vestito esclusivamente di pelli e pellicce è profondamente sbagliato. Oltretutto, il carro con il quale Ertas si presenta è qualcosa di assolutamente improponibile. Le bighe dell'Etruria e del Lazio dell'epoca erano molto più piccole, avevano un cassone molto ridotto, di forma diversa, con una struttura molto più leggera, non erano delle cose così ingombranti come il carro che viene rappresentato. Certo è che noi ad Ertas possiamo perdonare praticamente qualunque cosa, perché è lui ad introdurre quella che secondo me è la scena ad oggi più bella di tutta la serie. Sembra una volpe. Viene da una terra lontana. Una terra oltre il mare. L'hanno portato dei mercanti da Cuma. Wow! Così lo chiamano. Qui, secondo me, c'è lo zampino della consulenza di un qualche archeologo, e penso anche di sapere chi, però non lo dirò.
Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, a Fidene, Roma, venne scavata una capanna datata intorno all'VIII secolo a.C. Dai dati di scavo emerse che la capanna era stata distrutta da un incendio che l'aveva fatta collassare su se stessa, sigillando tutto ciò che c'era al suo interno. Tra i vari reperti vennero ritrovati anche i resti di quello che probabilmente era stato il primo gatto domestico di tutta l'Italia. Evidentemente un genere di importazione e un genere di lusso. Nulla può togliermi dalla testa che questa scenetta che abbiamo visto sia stata ricavata esattamente da questo dato archeologico. Il fatto che poi Ertas dica che la creatura viene chiamata Mau è un ulteriore elemento gradevole, caratterizzante, poiché sappiamo che gli egiziani effettivamente chiamavano i gatti Mau. Ora, questo quadretto, che in realtà è abbastanza slegato da tutte le vicende di Romulus, secondo me è magnifico, poiché si tratta proprio di una narrazione che nasce direttamente dal reperto, quindi è il massimo esempio possibile di cinema storico, secondo me. Ma ora andiamo avanti e vediamo un'altra figura ricostruita, quella della ruspice. Qui alla mia destra, il settentrione. Nella figura della ruspice assistiamo a quel fenomeno del quale ho già parlato, ovvero della commistione di elementi assolutamente corretti insieme ad elementi completamente sballati e di fantasia. Il lituo impugnato dalla ruspice è una riproduzione esatta di quello impugnato dal Vertumno di Firenze, quindi un elemento molto corretto. Peccato che però la ruspice sia una donna, qualcosa del quale non abbiamo assolutamente attestazione nel mondo etrusco ed italico, e di nuovo presenti pitture corporali, tatuaggi, non si capisce bene di cosa si tratti, ma che nuovamente sono elementi sicuramente molto vistosi, che eccitano l'immaginario, ma non hanno nulla a che vedere con il contesto storico specifico. La scena poi dell'auspicio è interessante perché introduce un quadro d'insieme di tutto il popolo di Alba Longa. Vediamo. Anche in questo quadro d'insieme della popolazione di Alba Longa notiamo alcuni particolari che sono corretti ed altri che lo sono molto meno. Ottimo far vedere che la maggioranza della popolazione non veste di pelli, ma al contrario con delle tuniche di lana. Buono far vedere che alcune di queste tuniche sono tinte. Un po' meno buono il rosso acceso delle tuniche degli abitanti di Alba. Noi sappiamo che tramite la robbia, una pianta tintoria, si potevano ottenere diverse tonalità di rosso. Dipendeva molto dal mordente che veniva utilizzato. Quando la lana tinta si asciugava, il colore comunque tendeva a spegnersi leggermente e si potevano ottenere comunque dei rossi un po' vivaci fino ad arrivare a tinte più smorte che ricordavano addirittura il rosa salmone. Certo è che il rosso carico, carminio delle tuniche degli albensi sembra aver poco a che vedere con le tinture naturali, ma al contrario richiama una qualche tintura chimica. Altri elementi che vediamo nella popolazione sono quelli relativi alle panoplie militari, e qui in generale si tratta di elementi che sono tutti bene o male corretti. Sono ben fatti i pettorali in bronzo, che con il loro profilo subrettangolare ricordano quello ritrovato nella sepoltura 94 dell'Esquilino, e altrettanto sono corrette le spade antennifere in bronzo e in ferro, anche queste ritrovate nella medesima sepoltura. Anche gli scudi hanno una forma corretta, anche se misteriosamente in alcune scene, invece che essere color bronzo, sono verde rame, come se fossero dei reperti appena riesumati da qualche necropoli. Un elemento che non appare in questo spaccato, ma che vediamo in seguito in un'altra scena e che evidentemente è un errore, e un errore che Romulus condivide con Barbarians, è l'utilizzo delle staffe.
Anche in questo caso, però, come per Barbarians, secondo me non si tratta di un errore voluto. Io non credo che la produzione fosse convinta che nell'VIII secolo a.C. si usassero le staffe. Al contrario, io credo che le abbiano, anche in questo caso, usate per sicurezza e che poi però in post-produzione si siano dimenticati di tagliare o correggere quella specifica inquadratura. Certo, in ogni caso si tratta comunque di un errore grave, poiché bastava veramente poco per rimuovere quello che è un elemento vistosamente sbagliato. L'analisi dei primi 2 episodi di Romulus è praticamente terminata, ma prima di salutarvi però vorrei farvi vedere un ultimo personaggio che si intravede alla fine del primo episodio. Ora, qui possiamo tirare in ballo di tutto. Il totemismo animale, la lupa capitolina, una statuetta etrusca di secoli successivi di un demone antropomorfo con la testa di lupo. Sta di fatto che, in ogni caso, un'immagine del genere, da un punto di vista ricostruttivo, fa solo tanta paura. Oltretutto, nella sigla d'apertura passano velocemente le immagini di alcuni personaggi che sembrano completamente ricoperti di fango. In questo caso, però, potrebbe correre in aiuto di Rovere di nuovo quell'autore tardo, Lattanzio, che, parlando del rito dei Lupercalia, dice che alcuni dei partecipanti sono sporcati di fango. Certo, è qualcosa di molto circoscritto, però forse Rovere potrebbe aver trovato finalmente una scappatoia per storicizzare il fango, che è un elemento, ricordiamo già dai tempi del primo re, che evidentemente gli è molto caro. In ogni caso, ora non possiamo fare ulteriori illazioni, ma possiamo solo aspettare e guardare tutti gli altri episodi di Romulus per farci un'idea.